Miyamoto Musashi. No, non è un nuovo modello di motocicletta della Honda, è, come probabilmente sapete benissimo, il samurai per eccellenza. Quello che nessuno è riuscito a sconfiggere, quello che insomma è l'equivalente di un eroe nazionale alla Davy Crockett, se siamo in America. Insomma, guerriero straordinario, pensatore, figura leggendaria, autore di questo Il libro dei Cinque Anelli, che ti insegna in teoria, no? Che cosa? L'arte della spada, come essere un guerriero invincibile. Io l'ho letto, non sono diventato un samurai, però vabbè, insomma, diciamo, è una di quelle opere molto giapponesi, ma lasciamo stare, non vi sto parlando di Miyamoto Musashi per caso, e soprattutto non per propalarvi la filosofia pseudo-zen dei guerrieri samurai, anche se comunque a me è sempre risultata parecchio interessante, tant'è vero che mi sono letto l'Hagakure, eccolo qua, questa è un'edizione piccola del Bushido, insomma l'arte del combattimento e dell'essere samurai, ma poi mi sono letto anche altre cose. Se mi capita, io metto le mani su questi libri, i guerrieri samurai. Insomma, i samurai mi sono simpatici a livello narrativo. Non parliamo poi, insomma, dai, i Sette Samurai, capolavoro straordinario. Vabbè, lasciamo stare. Ma Miyamoto Musashi è anche un personaggio molto pop. Eh sì, perché da quando anche Takehiko Inoue, il grande mangaka, ne ha fatto il protagonista della sua saga, credo non ancora conclusa, Vagabond, che è un fumetto straordinario di cui io detengo ancora i primi 38 volumetti originali. Guardate che disegni, stiamo parlando di un'opera veramente straordinaria. Vabbè, ma non è neanche di questo che vi devo parlare. Oggi vi devo parlare di Miyamoto Musashi, perché c'è una nuova opera a fumetti che lo riguarda, che non è neanche nuova, è nuova qui perché io l'ho scoperta adesso, e di cui vi voglio parlare dopo la sigla, e ve la voglio anche consigliare perché è molto 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 gustosa. Sigla. Naturalmente è disponibile per l'acquisto qui sotto, trovate il link per l'acquisto, io ci guadagno una piccola percentuale, a voi non costa niente, e così mi ringraziate di avervi fatto scoprire questa figata che metterò automaticamente nello shop di Broken Stories, la mia libreria virtuale su Amazon, che appunto è il mio anche, insomma, posto dove metto il meglio del meglio. Stavo dimenticando di dirvi che qui su Broken Stories ho attivato anche la funzione abbonamenti. Provate a dare un'occhiata ai vantaggi che questo offre. Qui sotto c'è un tasto, se volete guardate, tranquilli, non vi carpisco subito tutti i vostri averi. Torniamo a parlare della Via della Spada. La Via della Spada è un fumettazzo a colori, bello spesso, ponderoso, stampato strabenissimo da Magic Press, che è incidentalmente la casa editrice che per prima portò i fumetti della Vertigo in volumetto in Italia. Prima c'era stata la Comic Art, ma insomma la Magic Press è una casa editrice, se non sbaglio napoletana, davvero meritoria, che ha dato alle stampe questo integrale della Via della Spada. Che cos'è? È un fumetto francese. I francesi quando si mettono a fare fumetti fantasy, ragazzi, voi sapete che a me piacciono i fumetti francesi, mi piacciono gli integrali perché ti leggi tutta la saga che magari in patria è uscita in edizione originale nell'arco di anni, invece tu te li becchi tutti insieme. La Via della Spada è un fumettone davvero disegnato a livello strepitoso, stratosferico, da un italiano che si chiama Federico Fergnani, che ha firmato queste tavole strepitose, che adesso vi mostrerò, per la sceneggiatura di Mathieu Mariol, casa editrice in origine Glénat, quindi insomma il massimo, i vertici proprio dell'editoria francese. Questa è una saga in 3 volumi, ponderosi, tutti raccolti in un unico volume da Magic Press. Perché sono così concitato? Perché quando un'opera mi esalta io sono mi emoziono, sento tutto un frizzicorio. E la Via della Spada è una bellissima sceneggiatura accompagnata da disegni gloriosi, veramente colorati poi in una maniera che ti fa veramente gridare al miracolo. Qualcosa che mi ha anche ricordato molto il fulgore delle tavole del fumetto di Henrik di Melniboné, che qui ho presentato insieme ad altri fumetti francesi. Ma lasciate che adesso vi mostri quest'opera e poi parliamo della storia e del perché e del per come. Ok? Alcune tavole a caso. Boom.
Boom! Devo fare attenzione perché tante tavole hanno scene molto erotiche, quindi cercherò di evitarle sapete come funziona la censura online. Allora, no, davvero, ragazzi, questo è un fumetto con tutti i crismi. Certo, il disegno è importantissimo nei fumetti, la colorazione altrettanto, se è disponibile, e nei fumetti francesi è molto disponibile. Perché vi ho parlato di Miyamoto Musashi in apertura? Perché lui è protagonista di questa vicenda, che è tratta da un romanzo uscito in Francia, come si chiama? La Via della Spada, era anche quello il titolo originale, era La Voix du Sabre, di Thomas Day, insomma, credo che sia uno pseudonimo. Quindi romanzo e poi fumetto. La storia vede protagonista Miyamoto Musashi, ma naturalmente un Miyamoto Musashi ripensato, interpretato dall'autore, perché comunque di questa figura leggendaria si sa qualcosa, ma non tutto. E quindi si offre, diciamo, all'immaginazione degli autori che possono darne una loro interpretazione. Questa è sicuramente molto, molto libera, ma anche avvincente, anche piuttosto convincente, piacevole. In questa versione Miyamoto Musashi non è solo un samurai vagabondo, tant'è vero che in realtà è un ronin, ma un grande maestro e di guerra, di spada e di vita. Quello che sappiamo più o meno a quanto pare di Miyamoto Musashi è che era un uomo che si era dato completamente alla via della spada, un girovago, e anche, diciamo, di lui si sa che era piuttosto un vagabondo straccione, uno che non badava molto all'aspetto fisico, uno che si curava anche poco della propria igiene, quindi apparentemente si presentava, insomma, era facile a sottovalutarsi, solo che poi era impossibile sconfiggerlo. Ed è lo stesso per questa vicenda, che si ambienta in un medioevo tra il 1500 e il 1600, epoca in cui visse il nostro Musashi, che però è un medioevo ed è anche un Giappone completamente rivisto, tanto è vero che somiglia anche, è ibridato con lo sfarzo della Cina, anche ci sono tante creature inventatissime, ma anche dal punto di vista architettonico è tutto molto spettacolare, tutto macroscopico, gigantesco, e davvero, ma questo diciamo per accentuare la spettacolarità anche visiva di un fumetto che comunque è molto cruento, dovete saperlo, ma questo per me è un valore aggiunto perché non si tratta assolutamente di una vicenda, guardate che tavole, non si tratta di una vicenda per bambini, assolutamente, questa è una lettura consigliata a pubblico maturo. Torniamo all'intreccio. Dunque abbiamo un Miyamoto Musashi che in questa vicenda si presenta presso il villaggio di un signore della guerra, fa strage dei suoi orgogliosissimi e fieri samurai e quindi si conquista, diciamo, l'ammirazione del signore della guerra, per poi chiedergli in premio, diciamo, in cambio di alcuni servigi, uno dei suoi figli illegittimi, insomma uno dei tanti bambini che ha messo al mondo, e questo bambino diventerà il coprotagonista e poi il protagonista dell'intera vicenda. È questo ragazzino che viene affidato a Miyamoto Musashi perché diventi un guerriero straordinario, tanto da poi meritarsi il privilegio di poter chiedere la mano all'imperatrice Drago in questo impero giapponese in cui gli esseri umani, o meglio l'imperatore, si è ibridato con i draghi attraverso l'utilizzo progressivo nel tempo di un veleno, o meglio di un inchiostro che ha avvelenato il suo sangue, ha modificato la sua natura e quindi poi gli ha fatto generare questa creatura abbastanza mostruosa. Creature mostruose ce ne sono anche nel mare, per esempio, da cui si traggono si trae questo inchiostro di Sho, lo chiamano così. Quindi c'è un world building che è fondato sul Giappone feudale, ma poi intorno a tutto questo, insomma, sviluppa una cultura differente, un'economia a sé, come vi dicevo, un'architettura davvero iperbolica, città che non possono
vivere soltanto all'interno di un romanzo fantasy, assolutamente. C'è la presenza della magia, scontri e battaglie campali di proporzioni e minute e di proporzioni titaniche, ci sono duelli, c'è molto sesso. C'è il romanzo di formazione in cui vediamo crescere questo ragazzo sotto l'ala protettrice di un pedagogo molto strano, insomma, di un tutore molto strano, che è questo Miyamoto Musashi, dalle maniere molto spicce, che è prodigo però di tante perle di saggezza, che mi hanno stupito più di una volta. Cioè il suo metodo il modo in cui educa questo ragazzo è molto coerente, molto ben ragionato. Ho cominciato la lettura pensando, vabbè, la solita storia del maestro samurai, il suo cadetto, vabbè. E invece poi mi sono più volte stupito delle soluzioni narrative escogitate per raccontare la crescita di questo ragazzino, il suo diventare un uomo, ma in maniera abbastanza imprevedibile e tragica, perché questa è una vicenda decisamente tragica. La figura di Miyamoto Musashi viene romanticizzata molto, il suo passato, le sue motivazioni, il suo essere non soltanto un Ronin vagabondo e sanguinario, ma in questa narrazione anche un amico del popolo, un uomo compassionevole, molto compassionevole, ma lo sarà altrettanto il suo pupillo, il suo allievo, e questa è un po' la domanda che gira intorno alla vicenda, perché Miyamoto Musashi cercherà di fare di questo ragazzo un uomo compassionevole quanto lui, saggio quanto lui anche avrebbe voluto essere in passato. Vorrebbe fargli capire che la via della spada, tanto ammirata, tanto celebrata, insomma, non è detto che sia così tutt'oro, ecco. Però l'attrattiva di questo ragazzo verso il potere, verso la guerra, verso il sangue, è molto molto forte. Come vi dicevo, si tratta di una vicenda adulta. Le scene sono spettacolari, sono tantissime, i momenti piccanti e sexy non mancano, però sempre inquadrate all'interno di un percorso di evoluzione personale. Questa è in realtà proprio, se volete, una grande storia di sviluppo umano, di acquisizione di tante consapevolezze, una dietro l'altra. Ed è fantastico che sia tutto questo venga veicolato attraverso una narrazione totalmente fantasy. È un fantasy adulto, quindi, che si avvale di una spettacolarità proprio magniloquente e sfacciata. Se anche non foste interessati al messaggio sottostante, al sottotesto della vicenda, agli insegnamenti pseudo-zen o comunque, insomma, gli insegnamenti di saggezza, le pillole di saggezza contenute in quest'opera, sta di fatto che le tavole sono talmente belle che si sfida chiunque proprio a non apprezzarlo. Quindi io devo dire che, attirato dalla copertina e dalla sinossi e dalle tavole mostrate in anteprima, insomma mi sono... Guardate che roba. Mi sono immerso nella lettura per poi scoprire che le tante pagine di quest'opera le avevo divorate in pochissimo tempo, per poi dunque arrivare ai bozzetti conclusivi. Guardate che roba. Alle prove di tavole, di copertina, che sono bellissime alla fine. Quindi quante pagine sono più o meno? Sono circa 180 pagine di fumetto francese, quindi con tante tavole, che sono stampate in un formato per fortuna non americano, un po' diverso. Certo è che non è il formato originale, io credo, perché i fumetti cartonati francesi classici sono un po' più grandi e quindi costano anche un po' di più. Probabilmente Magic Press ha trovato una formula di compromesso, una misura così mediana, che insomma permette ancora di godere tantissimo delle tavole, ma va anche detto che bisogna avvicinare parecchio
la faccia alla pagina per ammirare ogni singolo dettaglio. Queste sono tavole che avrebbero meritato davvero delle gigantografie, tanto sono dettagliate, squisite, particolareggiate. Guardate queste navi, che poi sono in realtà delle isole galleggianti. Cioè, è bellissimo perdersi nello studio di ogni singola tavola, no? Solo che ovviamente probabilmente non era possibile, altrimenti il costo di questo volume sarebbe stato superiore. Come è stampato? A mio modo di vedere però è stampato molto molto bene. Non mi stanco mai di mostrarvi queste tavole, guardate. È stampato molto bene su una carta ottima, lucida, spessa, pesante, per cui pur essendo la copertina, diciamo il volume non copertinato rigido, si presenta comunque come un oggetto pregiato ma non lussuoso, tant'è vero che il costo è veramente abbordabile. E questo è un gran vantaggio, perché se aveste comprato in originale i 3 volumi in lingua francese sicuramente vi sarebbe costato, penso 3 volte tanto circa. Ok? Quindi una bella edizione, traduzione che funziona alla perfezione, tante bellissime tavole, la storia procede sempre in maniera un po'... è tutta un po' allegorica, ma anche molto realistica nelle rappresentazioni visive. È una vicenda classica di grande saggio che insegna a vivere al suo allievo, il suo giovine allievo, ma non scade mai nella didascalismo che a volte è possibile, no? In queste vicende. Cioè non è Un Piccolo Principe, libro che io detesto cordialmente. Vi racconta comunque una storia molto appassionante da seguire. Non è tutta, capite, non è una storia New Age. Questo è un romanzo d'avventura, fantasy, in un Giappone medievale, sì, epoca Edo credo che si chiami, ma insomma iperbolicamente fantasy. Tante creature, tanti panorami, scenari pazzeschi. Ed è poi anche la vita, attenzione, in 3 volumi molto lunghi, per le metriche francesi, si racconta la vita intera di questo bambino che diventa poi un adolescente, e poi un uomo fatto, e poi fino a, insomma, un finale bello... bello oscuro, tetro, lugubre, triste, ma anche molto vero, insomma. Quindi è una vita intera di questo ragazzo che avrà tante occasioni per decidere che tipo di uomo diventare. Sempre sotto l'ala protettrice del più grande samurai di tutti i tempi, che fin dal primo giorno lo sottopone a delle prove totalmente impreviste, imprevedibili, se volete anche un po' ridicole per certi versi. Il nostro ragazzino si aspetta di essere subito educato a brandire la katana, e anche in questa storia c'è una katana mezza magica, insomma, vabbè, la spada magica è proprio un tropo fantastico per eccellenza, no? Quindi, e invece il nostro ragazzino viene sottoposto a tutta una quantità di piccole o grandi o grandissime, sempre di più col tempo, prove che quello che fanno ed è anche l'obiettivo di Musashi, quello che fanno è imporgli di uscire dagli schemi di pensiero tipici della sua epoca, del suo mondo, e cioè quegli schemi che vogliono che si obbedisca, punto. E invece questo Musashi vuole fare del ragazzo un uomo libero, un uomo pensante, dotato di una indipendenza di giudizio, di coscienza, di senso critico. In questo senso va detto che siamo oltre il fantasy, perché Samurai è proprio il contrario di questo. Samurai è colui che obbedisce ciecamente al suo signore. E quindi se invece volete leggere veramente il codice del samurai, la Gakure, ma adesso io non ricordo bene se nel libro dei 5 Anelli c'è anche questo aspetto. Però ragazzi, samurai vuol dire obbedire fino alla morte senza alcun ripensamento. Invece il Musashi Miyamoto di questo fumetto
è estremamente occidentale, estremamente moderno. È un uomo che insegna a riflettere, a giudicare, a prendere le proprie decisioni e anche a criticare la tradizione. Cioè, ragazzi, impossibile. Anche e perfino nelle fattezze, i protagonisti hanno ben poco di giapponese, secondo me. Ecco, questo è forse l'unico difetto che mi sento di attribuire al disegno. Splendido, ma guardate qui. Questo qua vi sembra un giapponese? Andiamo su. Questo è Musashi, e questo è il ragazzo. Vabbè, non vi voglio rivelare tutto. Ecco, bisogna dire che purtroppo, così come il Giappone feudale è stato rielaborato visivamente, graficamente, architettonicamente, così sono stati completamente travisati o comunque traditi deliberatamente i lineamenti tipici dei giapponesi. Qua abbiamo delle figure, delle fattezze spesso molto occidentali e figure statuarie di uomini altissimi che no, non proprio, ecco, non era proprio così, mettiamola così. Tant'è vero che se voi andate a vedere, mi viene in mente, in qualche museo le bellissime armature dei samurai, una cosa che notate subito è che sono minute. Quello non si discute. Qui invece abbiamo dei giganti, sono proprio belli, sono tutti alti, sono muscolosissimi, sono un po' un po' manierati da questo punto di vista. Un peccato, perché si poteva raggiungere un livello maggiore di realismo che, in contrasto con le vicende fantasy, con la magia, con le creature, eccetera, con le spade magiche, secondo me, avrebbe potuto aggiungere un po' di gusto esotico, ma anche di senso della profondità del tempo. Ecco. No, invece questo è un fumetto che comunque, pur non essendo per ragazzi, pur non essendo strettamente per bambini, oddio, per ragazzi sì, anche se è tanto sesso, ma forse proprio questo lo rende molto appetibile per i ragazzi, e tanta violenza, anche questo lo rende molto appetibile per i ragazzi. Ecco, comunque gli autori hanno voluto, e probabilmente la casa editrice, hanno voluto dei protagonisti abbastanza tradizionali nell'aspetto. Sfido chiunque a riconoscerli come giapponesi. Questi sono degli occidentali figoni, ecco, mettiamola così, dei figoni occidentali. Si può essere figoni anche in Oriente, naturalmente, ma non è questa la cifra che è stata scelta. Del resto è un fumetto francese. Io comunque ve lo consiglio, perché è una lettura veramente appassionante, piuttosto profonda. Non è che vi cambierà la vita, però profonda, sentita, e visivamente, probabilmente questo è l'aspetto che lo distingue più di tutti, visivamente è un'orgia, ma un'orgia, insomma, di quelle avete capito, è un'orgia visiva, veramente, veramente bello. Questo è quanto per quanto riguarda oggi, recensione di un fumetto, perché qui su Broken Stories amiamo molto le nuvole parlanti. Ciao, da Flavio Torrisi di Broken Stories.